Nel 1875, quando l'impressionismo era nel pieno fervore delle sue espressioni, un gruppo di artisti attratti dalle forme dei prodotti orientali importati da Lansby Liberty per i grandi magazzini di Londra diede vita ad un movimento di sperimentazione stilistica che si sviluppò ben presto in tutta Europa, assumendo denominazioni diverse per ogni stato. Modern Style in Inghilterra, Art Nouveau in Francia e Belgio, Jugendstil in Germania, Secession Stil in Austria e Cecoslovacchia, stile floreale in Italia, modernismo in Spagna, ma su tutte è poi prevalso il termine di Liberty. Gli esempi più significativi di questa nuova tendenza portano il nome di architetti e artisti che ne hanno esaltato le forme. Henri Valdevelde, Victor Horta, Otto Wagner, Joseph Hoffmann, Charles Mackintosh, Hector Guimard, Gustave Eiffel, Antonio Gaudí, Louis Comport Tiffany. Un primo esempio di Liberty in Italia si manifestò a Torino nel 1885, quando il sindaco Ernesto di Sambuy diede incarico a Carlo Ceppi di costruire la diagonale di via Pietrovicca. Apre la via il bellissimo Palazzo Bellia che il Ceppi costruì nel 1892. Fu la prima struttura civile in cemento armato e lo stile floreale vi è riassunto nelle 4 torrette sovrastanti i bovindi, ornate con elementi in litocemento. Suo è anche il progetto del Palazzo Priotti, in corso Vittorio Emanuele 52, concepito con notevole rigore funzionale e rivestito all'esterno con motivi neo-rococò di stile libertiggiante. In occasione dell'Esposizione internazionale del 1898, egli disegnò anche la scenografica fontana delle 4 stagioni, situata nel Parco del Valentino, che fu molto cara al De Amicis. Le statue che la compongono furono scolpite da Luigi Contratti ed Edoardo Rubino. Alla fine del 1800 Torino conobbe una sostenuta espansione territoriale verso Corso Francia. In quell'area si costruirono case da reddito. Più la casa era bella, più il reddito era alto. Per i torinesi l'impatto maggiore, con questo nuovo stile fantasioso, dove anche le finestre potevano avere la forma e i colori variopinti della farfalla, avvenne nel 1902 in occasione della prima esposizione internazionale di arte decorativa moderna che si tenne al Valentino. Così Liberty si affermò a Torino ed una passeggiata per le vie della città ci consentirà di apprezzare le opere più importanti di questa nuova tendenza stilistica. Ci troviamo nelle vicinanze di Corso Francia per osservare insieme le opere di Pietro Fenoglio, considerato il massimo esponente del Liberty torinese. Il disegno della sua casa in via Principi d'Acaia 11, più conosciuta come la Fleur, pur situata in uno spazio modesto, appare come un'opera di pregiata bellezza. Essa evidenzia il momento magico dell'artista, l'attenzione per il particolare che si esprime nei ferri battuti, negli elementi in litocemento plasticati sull'intonaco
negli ornamenti disegnati in un trionfo di forme vegetali e di fiori. Diversa è la disposizione planimetrica della palazzina Scott in corso Giovanni Lanza 57, felicemente inserita nell'ondulato spazio collinare. Essa si eleva in perfetta armonia con l'ambiente. La diversificazione altimetrica dei corpi è arricchita da cornici cariche di elementi fitomorfici, felicemente accostati alla struttura geometrica che ne equilibra la esuberante carica propulsiva. Spostandoci in corso Francia 8, possiamo ammirare il villino Rabì, eseguito nel 1901 dal Fenoglio in collaborazione con l'architetto Gottardo Buzzoni. È una delle prime opere in stile Liberty che lascia trapelare reminiscenze non ancora sopite di tendenza barocca, accomunate ad esperienze giovanili di raffinato eclettismo. Nel creativo fenogliano si collocano anche edifici abitativi destinati all'affitto. Un tipico esempio è il progetto di Casa Florio in via Monte di Pietà 26, costruita nel 1907 e caratterizzata da fantastiche figure antropomorfe e fragili ornamenti floreali. Casa Rossi Galateri, in via Passalacqua 14, costruita nel 1903, ricca di ornamenti e fregi sia nella facciata esterna che nell'androne. E poi ancora Casa Beglia, in corso Matteotti 24, costruita nel 1904, dove pare convivano felici sequenze decorative e strutturali. Un breve viaggio fuori porta lungo il corso Francia ci consentirà di ammirare un caratteristico complesso abitativo fenogliano di stile Liberty. Nel 1902 l'industriale svizzero Leumann diede incarico al Fenoglio di costruire un villaggio nei pressi di Collegno. Lo sguardo del visitatore viene subito attratto dalle forme originali dei due chalet posti all'ingresso dell'area residenziale. La loro struttura in legno, con tetto spiovente di un Liberty un po' nordico, evidenzia la versatile intelligenza dell'autore nell'interpretare il nuovo stile emergente. Eccoci di nuovo in città per continuare la nostra visita sul Liberty torinese. Al numero 4 bis di via Piffetti sorge la bellissima Casa Tasca che l'architetto Giovanni Battista Benazzo realizzò nel 1903. Costruita sull'angolo con via Beaumont, offre il privilegio di due viste. Gli ampi balconi, carichi di motivi floreali, rendono più maestoso il grande bovindo angolare inquadrato nelle sue forme chiuse. Alcune simmetrie ricordano la formazione accademica del Benazzo, alquanto mitigate però dalle felici motivazioni floreali che ornano sia i balconi che le fasce verticali. Poco più avanti ecco la Palazzina Masino in via Piffetti 5.
progettata dall'architetto Giovanni Gribodo nel 1908. La tendenza dell'artista, affascinato dalle novità apparse nell'esposizione del 1902, si rivela nel far prevalere, con decorazioni di tono piuttosto severe, l'importanza della nuova tendenza sul movimento strutturale dell'edificio. L'opera progettuale del Gribodo si riconferma nell'adiacente Villa d'Angolo in via Piffetti 7. Nella funzionalità della struttura emergono velate esperienze neogotiche intrecciate con valenze liberty che ricordano eleganti castelli in miniatura. Nella casa destinata all'affitto, posta al numero 10 della stessa via e costruita dal Gribodo nel 1910, la sobrietà della struttura è arricchita da decorazioni pittoriche incorniciate da superbi elementi fitomorfici in altorilievo. Appena più avanti, in via Schina 8, è situata la casa d'affitto più prestigiosa del repertorio gribodiano. Ricca di spunti decorativi, di bodanature geometriche e di inserti floreali, presenta nel suo interno una elegante scala elicoidale di pregiata fattura. Proseguendo il nostro viaggio, ci fermiamo in via Cibrario 15 per ammirare Casa Florio, progettata da Giuseppe Velati Bellini nel 1902. Eleganti simmetrie di derivazione Jugendstil, riportate in nastri leggeri di finta pietra in rilievo, ornano la facciata e testimoniano il rigore grafico espresso dal Velati negli elementi decorativi. Assai più ridondante di figure plasticate appare la Casa Nizza in via Bertola 20, progettata dal Velati nel 1902, in cui traspare una lieve tendenza déco. La felice posizione angolare dell'edificio esalta l'elegante bovindo, su cui i litocementi floreali ricamano le pareti, in armonia con la vegetazione plasticata della sommità. Lo stile floreale aveva trovato a Torino il terreno ideale per la sua feconda espansione. Al gruppo di progettisti finora citati possiamo aggiungerne altri, le cui realizzazioni meritano più di un semplice accenno verbale. Gottardo Gussoni, con i Vivarelli, realizza nel 1914 il grande palazzo di via Duchessa Iolanda 17. Nel 1918 porta a termine l'imponente Palazzo Vittoria in Corso Francia 23, in cui le ridondanze floreali sanciscono il culmine del periodo Liberty e aprono con motivi simpaticamente esoterici le porte al Novecento.
Casa Beglia, in corso Fiume 11, progettata nel 1912, è considerata l'opera più importante di Vittorio Ballatore di Rosana. L'imponente struttura presenta un'eleganza che riporta sui lati velate sfumature della Secessione, imparentate con istanze francesi dell'Art Déco. Palazzo Maffei, in corso Montevecchio 50, è considerato il capolavoro di Antonio Vandone. Realizzato nel 1904, evidenzia le capacità dell'architetto nel comporre con eleganza gli apporti ferrosi del fabbro milanese Mazzuccottelli con i bassorilievi di Giovan Battista Alloatti. Suo è anche il progetto del Bar Mulassano in piazza Castello 9, il cui arredo interno riporta chiare tracce dell'Art Déco. E poi ancora Palazzo Baravalle, in via Vassalli Andi 18, progettato da Annibale Rigotti nel 1906, in cui i delicati ornamenti floreali lasciano trapelare future tendenze novecentiste. Concludiamo con l'allegorico monumento ad Amedeo d'Aosta al Parco del Valentino, realizzato nel 1902 da Davide Calandra in occasione dell'Esposizione internazionale di arte moderna. Finisce qui la nostra breve escursione nell'effervescente mondo del Liberty torinese. Ma ci sembra doveroso, in questo contesto, ricordare un avvenimento di straordinaria importanza. Nel 1911 veniva inaugurata a Torino la grandiosa Esposizione Universale al Valentino. Sulle rive del Po furono costruite strutture di un incredibile eclettismo stilistico in cui il più sfrenato Liberty si incrociava con il classico. Una città nella città che i torinesi vissero come un fantastico spettacolo teatrale. Ma il progresso tecnico portò anche forti mutamenti sociali e culturali. Gli ultimi splendori della Belle Époque andavano poco a poco spegnendosi in un atteggiamento crepuscolare che scivolò nel decadentismo e nell'intimismo. Nell'anno 1914, l'inizio del primo conflitto mondiale, si spense definitivamente in Europa
la tendenza fantasiosa del periodo Liberty.